Argomento del video di oggi: Royal Enfield Guerrilla 450. Eh sì, il nome è molto aggressivo e lascia ben intendere le intenzioni di Royal Enfield, che da quando ha lanciato la piattaforma basata sul nuovo monocilindrico da 452 cm3 ha alzato il livello delle prestazioni e, perché no, anche del piacere di guida. Una piattaforma decisamente più moderna di quanto fino ad oggi ci ha mostrato Royal Enfield, che resta legata al classico, sì, ma non ne vuole restare schiava. Del resto, la Himalayan 450 ha già mostrato la direzione e la Guerrilla 450 porta sull'asfalto quanto di buono abbiamo trovato sulla Classic Enduro di Chennai. Ma che moto è la Guerrilla 450? Beh, allora Royal Enfield la definisce una pure roster o una retrotech. Io, se mi permettete, ci aggiungo anche la definizione di scrambler, perché qualche cosa nella linea le scrambler la ricorda, e a suggellare anche la mia opinione arrivano le gomme delle simil Pirelli MT60, per dirci semitassellate. Tuttavia, la ruota anteriore da 17 pollici sottolinea come la guida voglia essere quella di una naked fatta e finita. E per mettere le cose ancora più in chiaro, Royal Enfield ha piazzato sulla Guerrilla 450 un bel 120/70 anteriore e un 160/60 posteriore. Il motore lo conosciamo già, perché è lo stesso installato sull'Himalayan monocilindrico, 452 cm3, 40 cavalli, quindi motore nativo per patente A2, 40 Nm di coppia. Un motore che resta, se vogliamo dire così, analogico e che ha come unica concessione all'elettronica l'adozione dell'acceleratore ride-by-wire con doppia mappatura, eco e performance. Prestazioni che fanno il paio con un peso dichiarato di 184 kg in ordine di marcia. Il telaio è simile ma non uguale a quello dell'Himalayan 452, cambiano ovviamente le quote ciclistiche, l'avamtreno è ben più chiuso, ovviamente arriva anche la ruota da 17 e insieme a un forcellone un pochino più corto contribuisce ad avere un interasse molto più corto rispetto a quello dell'Himalayan, 70 mm in meno, 1440 mm, interasse quindi davvero molto compatto. Forcella tradizionale da 43 mm sì, ma marchiata Showa, così come il monoammortizzatore, che ha 150 mm di escursione ed è lavorato da un leveraggio progressivo, cosa davvero non comune su una moto economica. Freni marchiati Vibray, con l'anteriore da 320 mm e il posteriore un disco corposo quasi da touring 270 mm. La pinza anteriore è una flottante a due pistoncini. Ci sarebbe stata anche una radiale? Sì, ci sarebbe stata, ma prima voglio vedere come frena l'impianto all'atto pratico. Bene, eccoci qua, prova finita, o abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma abbiamo fatto già sufficienti chilometri per giudicare bene la Royal Enfield Guerrilla 452, moto interessante. Innanzitutto vi dico che oggi io mi sono divertito a guidare questa moto, perché quando tiri giù i pesi, hai dei motori brillanti di coppia ai medi, risulta sempre tutto molto divertente. Parto dall'ergonomia, che devo dire è molto valida, perché la sella, come potete vedere, a 7,80, io tocco con entrambe le piante dei piedi. Lo scotto da pagare è una distanza sella pedana non così elevata, la gamba sta abbastanza inclinata, però c'è una sella da 22 mm più alta come optional, che io consiglio per chi è più alto, per avere delle gambe lievemente più distese. Allora, l'ergonomia mi piace perché alla fine la triangolazione è buona, è vero, le gambe sono un pochino piegate, però ritorno qua a sedermi, l'inclinazione del busto è corretta, il manubrio è alla giusta posizione, sia quando guidi in modo rilassato sia quando vuoi aumentare un po' il ritmo, e la ciclistica della Royal te lo consente, perché è una ciclistica molto valida, ma poi lì ci arrivo. Quindi da questo punto di vista qua tutto bene. Cose che non mi piacciono moltissimo sono le due leve non regolabili, e sapete che io sono abbastanza pretenzioso su questo fatto, soprattutto su moto come queste che vanno in mano a gente di tutte le capacità, e anche alle ragazze che hanno magari le mani un pochino più piccole, quindi le leve regolabili mi piacerebbe averle, e il telaietto posteriore con le pedane saldate e non avvitate, cosa che in caso malaugurato di incidente ti obbliga a cambiare tutto il telaietto. Però quello che c'è sotto gli occhi si vede che è fatto bene, insomma Royal Enfield le cura le moto, e da questo punto di vista qua mi piace molto.
All'atto pratico promuovo anche la strumentazione e i blocchetti, perché Royal Enfield non ha ceduto alla tentazione di andare al supermarket comprando dei blocchetti preesistenti. Si è disegnata dei blocchetti moderni ma in stile con il suo stile, quindi con lo stile Royal Enfield. Sono abbastanza semplici da utilizzare, tutto è abbastanza pratico, tutto si comanda col semimanubrio sinistro con un joystick e un pulsante che si comanda con l'indice. Il pulsante delle mappature premuto a lungo ti consente di cambiare la schermata della strumentazione, e a livello di strumentazione devo dire bravi in Royal Enfield, perché stanno dando lezione a chi si sta impegnando a creare strumentazioni con delle interfacce facili, perché in un cockpit tondo, piccolo, compatto, in perfetto stile con la moto, ci stanno tante informazioni, tutte chiaramente leggibili, e il cruscotto è pure connesso tramite l'app Royal Enfield che si scarica gratuitamente, e può fungere anche da navigatore usando Google Maps, quindi diciamo che veramente meglio di così è difficile fare, soprattutto su una moto di questo prezzo. Quindi da questo punto di vista qua, strumentazione assolutamente promossa. Motore 450, lo conosciamo già, è quello della Himalayan. È un buon motore che non vibra tantissimo, resta comunque sempre un monocilindrico. Il meglio lo dà nel range che per lui sono i medi regimi, quindi dai 3 ai 6000, dove anche alle medie aperture risponde bene, ha una bella risposta, è sempre pronto, e dove effettivamente, come dichiara Royal Enfield, fa un po' la differenza rispetto ai motori della concorrenza. Poi oltre i 6000 il motore allunga fino a 8000 giri, 8500 c'è il limitatore. Diciamo che però la spinta un po' si affievolisce. Sotto i 3000, se si è fino in quarta, si regge senza strappare troppo, però qualche pistonata un po' arriva, quindi diciamo tenerlo lì tra i 3 e i 6000 è la soluzione giusta per farlo rendere al meglio. Quindi mi è capitato nei percorsi guidati qui intorno a Barcellona di usare spesso il cambio che però funziona davvero bene. Se si usa la frizione è morbidissimo, non sbaglia un colpo, anche senza usare la frizione funziona bene, frizione che è sufficientemente morbida, non la più morbida del segmento, ma non affatica. Le leve tra l'altro sono belle massicce, un po' grosse, come anche le manopole abbastanza grosse. Quindi il motore devo dire promosso, vibrazioni presenti sempre un pochino sulle pedane, non fastidiose, a 100 km all'ora, 5000 giri, diciamo che la sua velocità di crociera è intorno ai 110-120, oltre si superano i 6000 e arrivano vibrazioni oltre che alle pedane, sul manubrio, sulla sella e un po' sul serbatoio, quindi a 130 siamo a 6500 giri, quindi prendetelo come dato indicativo, insomma quello dei 110-120 per poter viaggiare. Sempre parlando di motore che si permette di fare anche un pochino più il brillante rispetto a quello dell'Himalayan, pur essendo lo stesso, con la stessa rapportatura, perché la differenza di peso a secco, diciamo, tra le due moto è di 7 kg, 7 kg che sono quasi tutti sulle ruote. Himalayan 18-21 con le ruote a raggi, qui 2 ruote 17 con le ruote in lega. Ovviamente avendo meno inerzia da accelerare, il motore può essere anche un pochino più brillante. Il motore di cui apprezzo, come ho già detto, l'elettronica, e in particolare il ride-by-wire, che è veramente ben tarato, pur essendo il primo ride-by-wire della storia di Royal Enfield. Non c'è on-off, la gestione del freno motore è molto buona, e ho notato solo una piccola incertezza tra prima e seconda, una risposta non pulita, questo ripetuto in varie prove, quindi diciamo è l'unico piccolo punto debole, però poi ci sono le due mappature Eco e Performance. Io durante la giornata ho usato praticamente solo la mappatura Performance, perché la Eco è davvero molto sgonfia nella prima apertura del gas. È una mappatura che potremmo definire da bagnato oppure da bambino, cioè che aiuta praticamente chi è veramente alle prime armi con l'utilizzo della moto. Comunque diciamo che con 40 cavalli le mappature non sono così necessarie, ma ci sono, e quindi le ho provate entrambe. Ciclistica invece secondo me è il punto forte, perché devo dire che ogni volta che provo le Royal Enfield, evidentemente chi sviluppa le ciclistiche è uno che sa il fatto suo, perché ogni volta che provo la Royal Enfield trovo sempre ciclistiche molto coerenti,
nel loro funzionamento compatibilmente con la moto su cui sono montate. Qui abbiamo una moto che vuole essere un pochino più sportiva della Himalayan e che ti consente non solo di andare a spasso in modo disinvolto, ma anche di alzare il ritmo compatibilmente con quello che può fare il motore, senza mai avere una ciclistica che va in affanno. Forcella e mono sono entrambi studiati da Showa, quindi sono sviluppati da Royal Enfield insieme a Showa. Mono che qui è regolato al minimo del precarico e quindi ha margine di poter salire a livello di performance. Forcella che parte bene, copia bene, e quando vai a guidare più forte e tiri i freni e comincia a essere un pochino più sportivo, nella seconda parte della corsa si comporta veramente bene, non fa muro, va giù fino dove deve andare giù, ma ti supporta nella frenata. Quindi da questo punto di vista qua mi piace molto, l'Avantreno ti dà molta confidenza, è una moto con cui riesci a guidare molto disinvolto e quindi quando trovo delle moto così io alla fine riesco a divertirmi. Il mono parte un po' secco sulle piccole asperità, ma a 150 di escursione, quindi un'escursione consistente, ma riesce sempre a essere coerente. Quindi trovo un avantreno e un retrotreno che si parlano molto, una moto molto veloce a entrare in piega, ma mai scordinata. Quindi brava da questo punto di vista qua. Royal Enfield mi è piaciuta molto questa ciclistica. Ho trovato componentistica su questa moto semplice da vedere, ma a livello di funzionalità molto meglio rispetto a altri marchi ben più blasonati e anche più sportivi, anche rispetto a modelli più sportivi di lei, comunque sulla carta più sportivi di lei. In tutto questo contesto inserisco anche i freni che sono un po' tipici di Royal Enfield. In realtà sull'anteriore non ho molto da dire, è vero la leva non è regolabile, però il punto di pressione è nel punto giusto, non ha un bite estremamente aggressivo, ma se tiri la moto frena e frena più delle Royal Enfield che ho provato in passato. Il posteriore col suo discone da 270 mm e un braccio di leva, come potete vedere, molto lungo sul pedale, riesce a essere comunque molto ben efficace per far rallentare, per chiudere le linee. Sempre a livello di freni c'è da segnalare anche l'ABS, che è tratto in modo molto permissivo. Di solito su questo tipo di moto, diciamo economiche, siamo sempre a criticare l'ABS che è molto conservativo, entra in fretta. Qui entra addirittura dopo quello che servirebbe a volte. L'anteriore non tanto, perché l'anteriore devo dire funziona bene, ma il posteriore, se sei con la moto dritta, interviene come ci si aspetta. A moto inclinata il primo colpo di freno fa sì che la moto parta un po' in derapata prima che entri l'ABS. Questo, se sei capace di guidare, alla fine ti gratifica anche perché riesci a fare degli ingressi in curva in piccola spazzolata. Se invece tu non sei uno tanto skillato con lo stile di guida, allora magari potrebbe causare qualche piccolo spavento. Poi l'ABS entra, per l'amor di Dio, nessun problema, però quella piccolo lasso di tempo in cui non interviene e la ruota un po' blocca se c'è la moto piegata, insomma, fa fare un po' di slide alla moto. Quindi da questo punto di vista qua sono stati molto, diciamo, l'hanno tenuto molto alto come soglia di ingresso. Quindi alla fine il bilanciamento totale della moto è davvero di alto livello. In questo segmento credo che sia una delle migliori da questo punto di vista qua. In questo contesto inserisco anche le gomme, che sono CEAT. Siamo sempre un po' prevenuti su marchi non premium, ma devo dire che qui hanno fatto un buon lavoro. Profili anteriore e posteriore che si parlano sono molto omogenei nella discesa in piega, non c'è mai una moto che tende a cadere nella curva o neanche troppo resistente ad andare in curva, fa esattamente quello che tu vuoi fare. Da questo punto di vista qua, quindi devo dire ottimo lavoro, perché come ho detto la ciclistica secondo me è il punto forte. Anche il motore va molto bene, ma la ciclistica veramente meriterebbe anche, potrebbe reggere anche un motore di prestazioni superiori. Sempre parlando di ciclistica, devo dire che la moto non è delle più leggere, perché 190 kg per un 4,5 monocilindrico insomma non sono davvero pochi, però al lato pratico nella guida questi chili non si fanno sentire. La moto resta sempre molto ben bilanciata a livello dinamico e non si fanno sentire nemmeno quando la devi spostare a motore spento, perché la moto si muove bene, insomma la selle è bassa, tocchi bene, per cui poteva pesare di meno, sicuramente sì, non è una delle moto più leggere del segmento, questo certamente no, però a livello di dinamica di guida questa cosa non si fa sentire.
Qualche dettaglino interessante: ganci per attaccare il bagaglio posteriore ci sono, maniglia del passeggero, ho provato a sedermi anche al posto del passeggero, non male, la sella è molto piatta, quindi in accelerazione tendi un po', magari potrebbe essere un pochino più inclinata in avanti per tenere di più, però devo dire che nonostante la compattezza della moto, la moto quando sei a bordo non ti sembra una motoretta, sembra sempre di essere una moto un pochino più matura di quello che è, e il passeggero non sta in groppa a chi guida, quindi c'è anche spazio per la vita di coppia, diciamo, a bordo della Royal Enfield Guerrilla 450. Questo è tutto quello che mi sono segnato sulla nuova Pure Roadster, come la chiama Royal Enfield, Guerrilla 450. Se avete qualcosa da chiedere qua sotto nei commenti, io sono sempre pronto a rispondere a tutti, ditemi cosa ne pensate, quali sono le sue concorrenti, un pochino le sappiamo, però cosa ne pensate di questa nuova strada che sta prendendo il marchio indiano. Io vi aspetto qua sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci sui nostri social perché c'è sempre molto da vedere. Alla prossima!